Guardate la sorellona in che contesto. Giro anche di qua con in fondo una nave da crociera. Ci troviamo alle porte dell'ingresso della città vecchia. 21 novembre 44, data della liberazione dai nazisti, è riportata sulla Porta del Mare, l'ingresso principale alla città vecchia. Piazza delle Armi, costantemente affollata, culmina con la Torre dell'Orologio, costruita nel 1602. Come per le perle della Dalmazia, la città deve la sua bellezza ai veneziani, rimasti qui per 400 anni. Sovrastata dalle imponenti Alpi Dinariche, viene definita la città vecchia dall'atmosfera più romantica. Perdersi nel labirinto dei suoi vicoli sembra essere l'attività preferita dai turisti, che si lasciano attrarre da deliziosi negozi di classe che caratterizzano le sue strade. Dove è regola incontrare il simbolo di Kotor, i numerosi gatti, ai quali è dedicato persino un museo. L'atmosfera sofisticata ereditata dai veneziani prima e dall'impero asburgico poi persiste nei tanti deore e nei palazzi antichi che sembrano nel loro silenzio raccontare la storia a chi ha voglia di ascoltarla. E tornati dal brevissimo giro turistico, ce ne scappiamo per vedere tutta la baia appunto dall'alto. Abbiamo ormai la certezza che l'alta stagione qui a partire da metà Croazia si prolunga fino probabilmente a quasi tutto ottobre. Ne consegue che le città e i luoghi turistici sono strapieni di turisti e i prezzi si mantengono sempre molto alti. Non voglio cantar vittoria, ma forse ce l'abbiamo fatta. Oggi, martedì 23 settembre, un traffico allucinante. Non oso pensare il mese di agosto. Ora chiudiamo la visiera, guardate sulla mappa la strada che ci aspetta, perché l'obiettivo è quello di salire in cima. Arrivati a questo punto bisogna salire a sinistra. Vediamo dove ci porterà questa stradina. Super tornanti in pendenza. E strada ad una sola singola corsia. Attenzione che qua le auto poi ce la fanno, ma con difficoltà. Guardate che pendenza pazzesca. Mamma mia, ragazzi, con il peso è complicata. Infatti faccio passare l'auto. Avere le auto davanti è sempre peggio, perché non riesce a gestire la velocità. Comunque vi dico che è stretta e ripidissima. Lo sentite anche dal motore, dalla camera non riuscite come sempre. Comunque dovrebbe essere una scorciatoia questa. Se non sbaglio ci stiamo arrampicando sul monte Lovćen. Magari vedete voi, evitatela. Qua dovremmo riprendere la strada principale. Dai, venite indietro. Dai, venite. Stiamo facendo largo la macchina che arrivava. Questo pezzettino si poteva evitare passando di qua. Vamos. Però in moto pensavo che era suggestiva, quindi l'abbiamo fatta. Facciamo passare anche l'auto, così non sforziamo la frizione. Eccola, questa è la strada principale che ci porterà a questi tornanti. Noi abbiamo fatto questa, ma si poteva passare fuori sulla P1. Già da qua il panorama inizia a cambiare, ma poi dall'alto dovremmo avere la vista libera. Ora, se riusciamo a superare queste auto sarebbe cosa buona e giusta. Ci proviamo, grazie. Sentite come si respira bene ora. Oggettivamente qua sembra di essere in un fiordo norvegese, se non fosse per la temperatura di 26 gradi, ma la Norvegia che abbiamo fatto noi, voi lo sapete, è stata un po' sfortunata, un po' anomala. È facile, o meglio, possibile trovare 26 gradi anche in Norvegia, ovviamente non in questo periodo. Primo tornantone, facilissimo perché è quasi in piano. Attenzione, che non viene nessuno, addirittura guardrail. Guardate, sembra una molla del mono posteriore. Come sempre, asterisco per i van barra camper: su questa strada bisogna fare assolutamente attenzione. Secondo tornantone.
anche questo quasi in piano. Mamma mia, terzo tornantone, anche questo praticamente in piano. Forse gli ultimi più ravvicinati sono leggermente in pendenza. Dai che ci siamo, si inizia ora, tra virgolette, a ballare. Che siamo a metà. Mi aspettavo una pendenza più importante, invece è molto ma molto blanda, nel senso che anche in bici non si fa tantissima fatica come si potrebbe fare nei passi dolomitici. Penultimo tornante, il 24esimo. Poi ci godiamo la vista dall'alto tutti insieme. Nel frattempo la temperatura è scesa a 24 gradi, per fortuna aggiungo, anche perché abbiamo raggiunto una colonna d'auto, quindi bisogna rallentare. Ed ecco l'ultimo, 25, tutti con pochissima pendenza. Vediamo se questo è un punto panoramico. Poi con la solita fortuna, quando ti fermi, guarda cosa succede. Il mondo intero! Tra l'altro la guida ha detto, ah, italiani, come per dire, siete sempre i soliti. Guardate però, invece di ammirare il fiordo, la gente ammira la moto. È una troupe francese da cui siamo stati praticamente invasi non appena scesi sulla punta di questi tornantoni. Ed una volta in cima si arriva in una sorta di piano dove in fondo c'è un bar con vista panoramica, ovviamente. Oggi purtroppo c'è un po' di foschia, ma accontentiamoci perché il cielo è sereno. You've always felt like a part of you has gone missing. I know it's real. Ma lasciata la strada panoramica, navigatore impostato. 5 km lontani dal culmine della strada affacciata sul Kotor e la situazione sia fisica che economica sembra cambiare drasticamente. Per adesso la condizione dell'asfalto è perfetta e le curve non mancano. Inoltre siamo saliti di quota, quindi la temperatura è costante sui 23-24 gradi. Questa da farci un rally in salita. Il paesaggio a una manciata di chilometri dal mare si fa rigorosamente montano. D'altronde la prima volta che siamo passati in Montenegro 7 anni fa avevamo avuto la netta impressione che il Montenegro fosse caratterizzato da monti estesi su quasi tutto il suo territorio. Queste sono le curve che io amo di più perché la moto scorre, non utilizzi mai il freno, ti diverti in sicurezza perché il fondo stradale è perfetto e perché c'è pochissimo traffico. Praticamente abbiamo preso la P1, quasi mi sembra di sognare, anche perché con un occhio guardo la strada e con un occhio guardo gli autovelox e per adesso, a meno che non sono super nascosti, non li ho visti. Siamo appena entrati nella città di Zetinie. Ci
sono costruzioni e scritte sugli edifici che ci ricordano la Russia di qualche anno fa, perché l'alfabeto montenegrino, alfabeto cirillico. Stiamo scendendo continuamente con un panorama allucinante sulla destra verso la capitale, infatti la temperatura è salita a 29 gradi. Un paesaggio che sembra uscito dalle favole. Presumiamo che questa sotto di noi possa essere Podgorica, la capitale montenegrina. Costruita praticamente in una vallata, perché siamo a 37 metri sul livello del mare. 33 gradi a fine settembre. Noi per questa volta la attraverseremo solo, ma abbiamo letto che è molto giovane, fresca, con tantissimi locali di movida, quindi perfetta per un ragazzo come me senza Sara. Che dite? Scrivetelo nei commenti. La quale invece è più ragazza da monastero, e dicono che qui chiesa ortodossa e cristiana si sia fusa nel corso dei secoli. Ragazza monastero quando dorme e anche profondamente. Lasciamo privato quello che deve rimanere tale. È iniziata finalmente la salita e per fortuna si è coperto il sole grazie a questa montagna. Siamo a circa 15 km dal monastero di Ostrog e dal nostro punto di vista dovrebbe essere quel puntino bianco là in cima. Ora facciamo due calcoli e vediamo se andare o proseguire. Ostrog sulla destra, ma alla fine abbiamo deliberato di proseguire perché altrimenti come sempre faremo troppo tardi. Non è più giugno, quindi le giornate non sono lunghissime, abbiamo visto che già alle 6:15-7 scende la sera, quindi proseguiamo verso nord. E continuiamo la nostra salita. Se guardate il contachilometri, leggermente più tranquilli. Poi più tardi vi racconteremo qualcosa che ci è appena accaduto. Velocità 86 km/h di tachimetro, poi c'è chi mi supera, ma qua il limite massimo di velocità in tutto il Montenegro è di 80 km/h, la stessa identica velocità della Norvegia, che tra l'altro in alcuni punti arriva a 90 km/h. Adesso ci addentreremo nelle zone più belle del Montenegro. In pochissimo tempo siamo arrivati a 1208 metri e si continua a salire. 23 gradi, asfalto perfetto, ti invita ad aprire la manopola del gas, ma non si può fare. Ci stiamo addentrando attraverso montagne ammantate di vegetazione nel Parco Nazionale del Durmitor, che oltre a comprendere appunto la catena del Durmitor include una miriade di laghi di origine glaciale, gole e una flora e fauna estremamente varie. Penso che anche oggi abbiamo sbagliato un po' con gli orari. Iniziamo a dover fare i conti con le stagioni che cambiano e con la stagione autunnale travestita da estate che sta prendendo piede per le ore di luce che sono più ridotte. Comunque la decisione è stata presa, là dove volevamo portare andremo domattina, e per dirla ancora più giusta, colpa nostra che partiamo sempre tardi. Quindi al volo cambio la destinazione di arrivo, esci, rimuovi tappa e andiamo direttamente all'hotel. 34 minuti, 33 km. Piano B, mi raccomando, sempre a portata di mano per viaggi on the road, soprattutto per due scemi come noi. Guardate sempre il navigatore, asfalto quasi perfetto, qualche tornantone che noi facciamo tranquillamente in terza, che il boxerone se lo può permettere. Lo facciamo in seconda. Un pezzettino alla volta, forse riusciamo a superarlo, credo in questo punto. Tanto si guida meglio con la strada sgombra. 849 metri.
sorprendente il disegno sulle rocce che viene definito da madre natura. Personalmente in questo tratto quasi che mi sembra di stare in alcuni parchi americani, anche se qua c'è tanto più verde, però queste cose strane un po' imponenti, prepotenti di madre natura le trovi soprattutto appunto nei parchi americani. Abitazioni che ormai diventano vere e proprie baite. E il sole che ormai alle 6 si copre dietro le montagne. 10 minuti all'arrivo, 9,7 km, ci sono 17 gradi e noi andiamo ancora con il completo traforato e la maglietta Outlast a maniche corte. E tutto questo lo faccio per Sara, per tenerla bella matura. Diciamo che ho anche quasi superato la maturazione, siamo all'invecchiamento. Allora, volevo dire bella stagionata. Arrivati ora a 1500 metri sul livello del mare. Banalissima considerazione, questo altopiano sicuramente sarà sferzato al vento perché tutte le case sono a ridosso delle piante. In più tutte hanno tetti spioventi. Qua ce n'è fra! Esattamente. Però pensate allo spettacolo della moto, è dura perché oggi stavamo a 33 gradi e adesso siamo a 16 gradi, c'è un'oscillazione di 17 gradi, però queste che io definisco piccole difficoltà restituiscono quel sapore di avventura che personalmente amo. Fa sembra di essere in Patagonia. Intanto benvenuti a Žabljak. Incredibile, sembra un paesino delle fiabe. E pensate a come deve essere con la neve. Basta, ci torneremo con la neve, con la sorellona. Vediamo. Qua leggermente più fatiscenti, ma al tempo stesso anche più affascinanti. Allora, qua a destra, e la struttura dovrebbe essere qua sulla sinistra. Eccolo qua. E dovrebbe avere lo spazio sul retro per le moto. Arrivati. Ci siamo lasciati in questo punto esatto, ma per raccontarvi il fattaccio vi portiamo nel parcheggio. In maniera tale che se venite in moto sapete dove parcheggiare, moto carica e sarà pronta. Nel dettaglio questo è il fattaccio. Fattaccio tra virgolette perché non è nulla di gravissimo, però voglio condividerlo in quanto il Montenegro ha delle regole da rispettare come in tutti i paesi, ma bisogna andare molto ma molto piano. In tutto lo stato del Montenegro i limiti massimi sono di 80 km/h. Per chi ci segue da tempo sa dei miei video pipponi, ovvero delle dashcam installate. Grazie all'app del CarPlay sono risalito alla velocità reale tramite GPS perché ci hanno puntato il laser mentre risalivamo il Durmitor. I limiti appunto erano di 80 km/h, ma la strada era a scorrimento veloce, era larga come carreggiata e anche le auto non rispettavano questo limite. Comunque ci hanno fermati, andavamo a 99 km/h rilevati dal laser e questa infrazione è scaturita in una multa che, se pagata nell'immediato, ammontava a 34,60 euro, mentre se pagata all'uscita del paese sarebbe ammontata a 60 euro. Sono tornato al punto esatto del rilevamento e tramite l'app ho visto che andavamo intorno ai 105-106 km/h, quindi fattaccio risolto veramente con poco. Non siamo assolutamente in Norvegia, dove una situazione simile sarebbe costata forse 10 volte tanto, però tutto questo facciamo mea culpa per dirvi che bisogna assolutamente rispettare categoricamente i limiti, o meglio, i limiti vanno rispettati ovunque, ma qua vi possiamo garantire che i limiti sono leggermente assurdi, perché 80 km/h in una strada che sembrava una superstrada in moto ma anche in macchina è veramente
poco. Comunque torniamo a casa con questo ricordo. Detto questo, portiamo a termine l'itinerario che avevamo iniziato ieri e che era in programma per ieri. Rispettando o forse i limiti. Destinazione Ponte sul Tara. Ci vedete leggermente più bardati perché questa notte la temperatura è scesa a 8 gradi. Però è normalissimo perché siamo a 1400 metri sul livello del mare. Quindi facciamo riscaldare un po' il boxerone.